Buongiorno amici, oggi comincia il test di autonomia del Ninebot Segway E45E. Test che comincia in una giornata, come vedete, positiva, quindi non piove finalmente. Peccato che la temperatura è di 3 gradi al momento, quindi dovrà combattere, oltre che con il test di autonomia, anche con una temperatura che di sicuro non favorisce l'autonomia. Quindi vi al solito ora comincia il primo giro, vi lascio, comincio a fare i print screen di stato iniziale e stato finale della batteria. Amici, giro di quasi 12 km appena completato, fa un freddo notevole, guardate che in pratica c'è ancora la brina sul prato e a breve vedrete le statistiche. Amici, riprendo il viaggio, in pratica faccio il percorso che ho fatto nel video precedente ma al contrario, quindi mi aspettano altri 12 km. A differenza di quanto fatto in mattinata, però adesso dovrò necessariamente usare la luce perché si vede poco. Quindi vabbè, questo influirà ancora un pochino in maniera negativa sull'autonomia, però vi dico una cosa, stamattina sono andato sempre al massimo, quindi sempre a 25 in modalità S, adesso credo di andare un pochino più lentamente, quindi vi dirò come la mia andatura a fine giro. Amici, giro terminato. In realtà è terminata credo anche l'autonomia, perché sebbene dal print che vi mostrerò tra poco è presente ancora un chilometraggio residuo da poter effettuare, il monopattino spinge poco, quindi non va a più di 10 all'ora. Diciamo che il giro è stato effettuato per il 50% a 25, quindi al massimo. Poi il restante tragitto è stato fatto a velocità un po' più bassa, però l'ultimo chilometro e mezzo più o meno il monopattino ha perso proprio di potenza. Quindi prima si fermava a 15 all'ora e poi man mano a 10 all'ora e sono arrivato a casa appena appena. Quindi vi lascio il dettaglio del tragitto tra poco e poi faremo un po', tireremo le somme di questo test di autonomia che dichiaro terminato, come detto, sebbene ci sia ancora qualche chilometro che forse potrei fare, ma la velocità obiettivamente per quanto mi riguarda è troppo bassa. Allora, amici, proviamo a tirare un po' le somme di questo test. Ho percorso in totale 24,2 km con un'autonomia residua di altri 3,9 km e il tutto effettuato con condizioni ambientali abbastanza critiche per ciò che riguarda l'autonomia perché la temperatura era molto bassa e questa tra 3 e 6 gradi e questa influisce negativamente chiaramente sulla durata delle batterie. In questo caso sono andato per lo più a 25 all'ora, quindi ero sempre in modalità, sempre a manetta sostanzialmente, tranne in alcuni tratti dove un pochino ho rallentato. Volevo andare un po' più lentamente, però avevo fretta, quindi niente, l'ho fatta tutta tirata. E per metà del tragitto sono stato con il faro acceso, quindi diciamo che sono riuscito ad arrivare appena appena a casa ad una velocità decente, cioè sebbene l'autonomia residua fosse di 3,9 km, il monopattino non spingeva come al solito, quindi arrivavo al massimo a 10 all'ora quando ero proprio sotto casa. Certo, non si fermava, però andare a 20 all'ora almeno è un'altra cosa. Quindi per quanto mi riguarda siamo arrivati proprio al limite dell'autonomia che mi serviva. Quindi per assolvere all'utilizzo che faccio io del monopattino, dunque il tragitto casa-lavoro dove una tratta è di 12 km. Parziale discolpa dell'autonomia non proprio in linea con, diciamo, del tutto non in linea con quanto previsto dai dati teorici quantomeno, c'è da dire che in effetti era parecchio freddo.
Un'altra osservazione è che il decadimento della batteria è stato grossomodo costante, come avete visto, cioè usurata di circa il 50% alla fine del primo tratto, è stata utilizzata per un ulteriore 50% e mi ha permesso di percorrere grossomodo la stessa distanza. Credo di avervi raccontato un pochino tutto quello che avevo da dirvi. Chiaramente al solito, se avete dubbi o osservazioni, lasciatemele nei commenti e vedrò di rispondervi non appena possibile. E ditemi pure eventualmente qual è l'autonomia del vostro Segway E45E perché sono curioso di confrontare la mia esperienza con la vostra. Ciao a tutti!